Nel primo post intitolato "Italia ed Europa stanno perdendo", abbiamo visto cosa è successo e come ci siamo ridotti. Proseguiamo approfondendo il tema ed attualizzandolo. Questo video è basato su uno studio di JP Morgan, in link è in allegato, più alcune mie considerazioni. Il punto è che in Italia e in Europa viviamo un momento complesso. Rimbocchiamoci le mani e lavoriamo tutti in una direzione. Io sono Francis Fanelli e questo è We Can Rise Up, un canale per aprire gli occhi su ciò che accade intorno a noi. L'intensificarsi della competizione strategica tra Stati Uniti e Cina sta ridefinendo l'ambiente imprenditoriale e di investimento per i paesi a livello globale. Mentre entrambi i paesi ricalibrano le loro politiche, le aziende trovano sempre più difficile operare strategie globali e modelli operativi integrati. Il commercio è sconvolto in più mercati, mentre emergono nuove sacche di opportunità commerciali. La competizione tra Stati Uniti e Cina è tutt'altro che l'unica sfida geopolitica che si trovano ad affrontare i paesi terzi e le multinazionali, ma è particolarmente persistente e di vasta portata, attraversando mercati come pochi altri. Infatti, molte delle forze che guidano l'evoluzione dell'economia globale originano ancora da quei due paesi. Dalle rispettive prospettive di crescita alla loro influenza sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, dei sistemi energetici e climatici e delle tecnologie chiave che sostengono la capacità industriale moderna. Prendiamo ad esempio ciò che è successo in una singola settimana dell'ottobre 2025. Mentre Stati Uniti e Cina si scambiavano minacce su nuovi dazi e controlli sull'esportazione di terre rare, gli effetti più immediati si stavano verificando altrove. I Paesi Bassi hanno preso il controllo della società di semiconduttori Nexperia, in un contesto di più ampi sforzi statunitensi per rallentare i progressi della Cina, in risposta alle preoccupazioni che gli asset dell'azienda potessero essere sottratti dal proprietario cinese, la Wingtech Technology. Certamente una forzatura legale. Mi piacerebbe leggere gli atti se ci capissi qualcosa. Poi la Cina ha vietato l'importazione di dei chips Nexperia e gli olandesi ci hanno ripensato. I membri americani di diversi board si sono dimessi da diverse compagnie di navigazione europee, dopo la ritorsione cinese alle nuove tariffe di spedizione statunitensi. Le autorità cinesi hanno inoltre sanzionato le filiali statunitensi di un importante cantiere navale coreano per aver presumibilmente assistito Washington nell'indagine sui rivali cinesi, innescando nuove tariffe portuali. Questi eventi non sono episodi isolati specifici di un paese, ma manifestazioni di forze strutturali più ampie che si verificano quando Stati Uniti e Cina competono. Questa competizione sta frammentando il mercato globale, con un accesso al mercato sempre più condizionato all'allineamento geopolitico. I paesi sono esposti a shock geopolitici sempre più grandi e frequenti e in alcuni casi rispondono con un aumento della spesa per la difesa. Altri, non propensi al rischio, cercano un rifugio sicuro, ma i rifugi sono sempre spazi scomodi e ristretti. Per le aziende questa situazione presenta l'esigenza di trovare compromessi. Molte aziende stanno valutando se sia necessario duplicare le catene di approvvigionamento per servire mercati sempre più segmentati o accelerare gli investimenti nella propria comfort zone. Decisioni precedentemente considerate puramente commerciali, come infrastrutture di pagamento o valuta di denominazione, vengono ora valutate attraverso una lente geopolitica. Gli spillover tra Stati Uniti e Cina non sono più confinati alla tecnologia o ad altri settori tradizionalmente sensibili. Panama ha fatto causa alla C.K. Hutchinson
con sede a Hong Kong, per il controllo dei porti chiave lungo il canale, e la Corte Suprema di Panama ha recentemente invalidato le concessioni dell'operatore con sede a Hong Kong. Certamente un'altra forzatura legale. Gli agricoltori brasiliani di soia hanno beneficiato del trasferimento dagli USA degli acquisti della Cina. In diversi settori le aziende si trovano ad affrontare un ambiente più complesso e politicamente condizionato per le operazioni globali. Un insieme di forze interconnesse sta concretizzando l'incertezza che i paesi terzi sperimentano man mano che la competizione Stati Uniti-Cina si intensifica. La prima è l'incertezza creata dalla ricalibrazione da parte degli Stati Uniti del loro sostegno un tempo incondizionato all'ordine internazionale, basato sulla NATO e sulle regole del dopoguerra. Man mano che l'impegno degli Stati Uniti diventa più selettivo, emergono eventi negativi in luoghi dove la presenza o le garanzie americane sono diminuite. Io avrei fatto esattamente il contrario, avrei cioè rafforzato una leale alleanza con l'Europa. Voi che ne pensate? Alcuni paesi vengono coinvolti in modo più diretto, alcuni affrontano pressioni perché le loro scelte strategiche sono interpretate come allineamento con un rivale geopolitico. In altri, storici motivi di tensioni territoriali o politici vengono riformulati attraverso la lente degli impegni di alleanza con gli Stati Uniti o con la Cina. Nel frattempo, molte economie si trovano ad affrontare cause indirette, come gli aumenti delle esportazioni cinesi deviate dagli Stati Uniti dai dazi, che influenzano industrie locali e sistemi politici. Le esperienze raramente sono uniformi. Numerosi paesi ne stanno beneficiando poiché la riduzione dei rischi favorisce la riorganizzazione delle catene di approvvigionamento globali, attirando nuovi investimenti in manifattura, logistica e settori strategici. È un gruppo selezionato di paesi e attivamente corteggiato dagli Stati Uniti e dalla Cina, che cercano di espandere la loro influenza in regioni che vanno dall'America Latina al Pacifico meridionale. Nessuno dei paesi europei, invece, ne beneficia. La Cina abbina iniziative su larga scala come la Belt and Road a strumenti come l'embargo, sanzioni informali e boicottaggi dei consumatori. Gli Stati Uniti si affidano all'attrattiva del mercato interno e alle garanzie di sicurezza, applicando sempre più dazi, controlli sulle esportazioni, screening degli investimenti e altri strumenti extraterritoriali di sicurezza economica. Un quadro alternativo che tiene conto sia della natura dell'impegno tra Stati Uniti e Cina, sia del comportamento dei paesi terzi, produce i seguenti 6 modelli. Paesi sotto pressione, che affrontano impatti negativi o destabilizzanti sia dagli Stati Uniti che dalla Cina, con opzioni limitate per la diversificazione strategica, vincitori strategici che beneficiano economicamente o politicamente della competizione tra Stati Uniti e Cina e cercano attivamente di massimizzare tali guadagni, ricalibrare il posizionamento, spostare gradualmente il loro allineamento verso una potenza o l'altra. Paesi affermanti, raddoppiare l'attenzione su un orientamento consolidato, anche a costo di opportunità perse o penalità tangibili da parte opposta. Paesi neutrali, bilanciamento delle relazioni per preservare la flessibilità ed estrarre valore da entrambe le potenze. Paesi che diversificano, ridurre intenzionalmente l'esposizione sia da Washington che da Pechino, ampliando partnership e catene di approvvigionamento. Sempre da analisti dilettanti, usiamo farci alcune domande. Tra questi modelli, qual è quello che Bruxelles sta perseguendo? Vediamo noi cittadini una strategia? Dove ci sembra inconsapevolmente posizionata l'Unione Europea? Quale sarebbe secondo te il migliore dei modelli da perseguire per noi europei?
Queste distinzioni hanno implicazioni dirette per la strategia commerciale. Gli stati della zona di pressione probabilmente vedranno opportunità di commercio e investimenti in contrazione con entrambi le grandi potenze. I vincitori strategici potrebbero vedere alcuni corridoi: manifattura, logistica, transizione energetica, infrastrutture digitali, accelerare rapidamente. I paesi che tengono chiaramente verso una parte diventeranno più dipendenti da quella potenza per la sicurezza economica e nazionale, subendo però maggiori contropressioni dall'altra. Con l'intensificarsi della competizione tra Stati Uniti e Cina, meno paesi sono in grado di agire in realistica neutralità. Altri paesi che stanno facendo sforzi concertati per diversificare l'esposizione lontano da uno o entrambi i paesi si trovano a scontrarsi con la realtà, che rende la crescita più difficile quando il 45% del PIL globale è controllato da Stati Uniti e Cina. Ma sembra sia questo il modello scelto da Bruxelles. Nei prossimi video vedremo cosa stanno facendo in proposito. L'Europa riconosce sempre più la Cina come un concorrente sistemico, anche se la relazione transatlantica affronta sfide dovute all'aumento dell'unilateralismo statunitense. Gli Stati Uniti continuano a spingere l'Europa affinché sia più autosufficiente nella sua difesa, mentre cercano di dare priorità all'Indo-Pacifico e all'America Latina. L'attivo sostegno cinese alla guerra della Russia in Ucraina e la crescente sfida alle fondamenta industriali europee, in particolare nell'automobile, vedi il grafico, hanno approfondito le preoccupazioni e le divisioni interne all'Europa su come affrontarle. Non sorprende che molti paesi si sentano intrappolati nel mezzo della competizione tra Stati Uniti e Cina. Circa 64 paesi hanno almeno il 5% del loro commercio totale con entrambe le potenze. 25 paesi superano la soglia del 10% ciascuno e 7 paesi, Giappone, Vietnam, Cambogia, Cile, Perù, Ecuador e Panama, conducono il 15% più del loro commercio con entrambi. Gli Stati Uniti rimangono la più grande destinazione di esportazione per molti paesi, mentre la Cina è diventata la principale fonte di importazioni per buona parte del mondo. L'economia globale si sta suddividendo sempre più in sfere di influenza ancorate a Cina o Stati Uniti. Ben prima della recente affermazione della Cina come leva economica globale, più visibilmente attraverso il controllo delle terre rare, sono stati gli Stati Uniti a fare l'uso più assertivo della politica economica. La Cina ha reagito e agisce in difesa, è importante notarlo. Il regime sanzionatorio di Washington, legato al sistema di compensazione finanziaria basato sul dollaro, si è ampliato drasticamente in termini di portata e sofisticazione negli ultimi decenni. Questo ha catalizzato gli sforzi di Pechino per ridurre la propria esposizione costruendo infrastrutture finanziarie parallele, in particolare il sistema di pagamenti interbancari CHIPS. Oggi più di un terzo dei pagamenti transfrontalieri cinesi è saldato in renminbi e al forum Lai Ju-sui del 2025 il governatore della Banca Popolare Cinese Pang Gongcheng ha segnalato una rinnovata spinta a promuovere l'internazionalizzazione della valuta del paese. È difficile per una nazione trovare ed applicare una soluzione. Figuriamoci quanto questo sia ardito solo pensarlo per la complessa Europa. E quanto sia e noi difficile per le aziende. Senza un equilibrio duraturo tra Washington e Pechino, gli effetti di riflusso della loro competizione probabilmente si intensificheranno. Per molti paesi la risposta più pratica è la diversificazione su scala significativa, unendo il peso economico attraverso accordi commerciali più ampi o partnership regionali che possono aiutare a mitigare
contro shock esterni e a moderare gli impulsi più destabilizzanti delle grandi potenze. Le aziende stanno apportando aggiustamenti simili. Molti stanno investendo in nuove abilità per anticipare e rispondere agli sviluppi geopolitici, dalla rimappatura delle catene di approvvigionamento alla costruzione di sistemi di allerta precoce per i cambiamenti politici. Tuttavia, persistono grandi lacune. Meno del 40% delle imprese dichiara di avere una buona comprensione del rischio oltre ai fornitori di primo livello. Poiché i governi si aspettano sempre più che le imprese non solo si conformino, ma aiutino a far rispettare le politiche di sicurezza economica extraterritoriale, queste lacune comportano un rischio operativo e finanziario crescente. Le aziende europee che investono ora, approfondendo la conoscenza sulle catene di approvvigionamento, le funzioni di rischio geopolitico e sviluppando canali per informare le decisioni governative, saranno meglio posizionate per affrontare l'incertezza. Saranno anche più agili nell'identificare e cogliere le ancora considerevoli opportunità dell'economia globale, anche in un contesto di persistenti venti contrari geopolitici. We can rise up. Like, iscrizione, fai girare. Like, iscrizione, fai girare.